Ma buongiorno amici e benvenuti su questo nuovo video. Quando mi siedo qua sul divano è perché voglio fare due chiacchiere con voi. Lo so, magari su internet ci sono dei divani più interessanti, sempre in formato video da guardare, però volevo prendere queste occasioni per scambiare due chiacchiere con voi ed informarvi un pochettino sugli ultimi avvenimenti, sulle news del canale e su quello che è successo negli ultimi giorni. Allora, molti di voi che stanno guardando questo video qui sicuramente sapranno già le informazioni che so dare perché mi seguite su Instagram, quindi grandissimi. Per voi che non siete ancora miei follower su Instagram, fermate un attimo il video e andate subito a iscrivervi alla mia pagina. Tu lo so che non sei andato, dai, forza, iscriviti a Instagram, dai. Va bene, ora possiamo iniziare. Prima news del canale. Prima notizia che vi volevo portare, ho fatto una intro. Ci ho lavorato un po' su, non sono ancora convinto al 100% del lavoro svolto, ma ve lo faccio vedere lo stesso. Questa d'ora in poi sarà la nuova sigla del canale. Vai! Cosa ne pensate? Allora, a me sinceramente la musica piace, i tagli e le cose non sono ancora convintissimo, ovviamente la migliorerò di volta in volta anche quando troverò magari immagini e filmati più di azione e più audaci. Comunque voglio sapere da voi cosa ne pensate, per favore scrivetelo qua subito sotto nei commenti, vi piace, non vi piace, cosa cambiereste? Mi fareste un gran favore se mi consigliaste. E già che state commentando ragazzi, tutti mettete un bel mi piace a questo video e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, non vi costa niente. Dai, che stiamo crescendo veramente veloce. Come avete visto in queste ultime 2 settimane sto provando in tutti i modi a portarvi almeno 2 video a settimana e siccome l'esperimento mi sta piacendo cercherò in tutti i modi di continuare questa cosa. Infatti sto bevendo un bel tè, guardate che figa la mia tazza dell'India. Io prima andavo sempre in India per lavoro. Tè indiano. Secondo argomento, come molti di voi sapranno, sicuramente quelli che mi seguono su Instagram, settimana scorsa durante una sessione di allenamento ho avuto un piccolo incidente di percorso con il go-kart. Ecco, non voglio addentrarmi troppo nelle dinamiche dell'incidente, perché comunque lo vedrete in video, sì, è stato ripreso anche quello, che uscirà settimana prossima, puntata numero 12, sì, 12 di Race Now, dove potrete vedere tutto quello che è successo davvero. Fatto sta che l'incidente è stato abbastanza violento, io per fortuna non mi sono fatto male, niente di serio comunque, solo delle gran botte e un po' di paura. Per prima cosa ovviamente volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto, si sono preoccupati per me e si sono interessati alle mie condizioni. Allora, siete stati tantissimi, io ho provato a rispondere un po' di voi, vi ringrazio comunque tutti. Dal cuore veramente, è sempre bello sapere che ci siano persone che ci tengono a te, perché alla fine facciamo tutti parte della stessa famiglia che è la famiglia del motorsport e anche se magari non ci conosciamo di persona ci lega qualcosa di più profondo che una semplice amicizia virtuale. Quindi grazie. Ripeto, vi dico già, sto molto meglio, avevo dei problemi a camminare con il ginocchio nei primi 2 o 3 giorni, sono andato in ospedale, hanno visto che non è niente di grave, ho solo qualche livido e ne ho un po' alla gamba, un po' alla schiena, comunque niente di grave. Come detto in qualche storia Instagram, ragazzi, mi raccomando, quando investite sulla sicurezza non badate a spese. Il mio casco ho preso una botta prima contro le gomme, poi contro il telaio e ha retto benissimo senza alcun segno di cedimento. Quindi se dovete comprare o se siete in procinto di acquistare o avete intenzione di acquistare un go-kart e anche l'attrezzatura sportiva, non badate a spese su quelle cose. Magari spendete un po' meno soldi per un kart un po' meno performante, un K10B al posto di un K10C, prendete le gomme usate un paio di volte in più e compratevi cose di super qualità, di prima qualità. Bene, argomento gare, me lo state chiedendo in tantissimi. Forse non sono stato chiarissimo io le prime volte. Come detto, parteciperò al campionato italiano circuiti cittadini. Adesso vi faccio vedere tutte le tappe che ci saranno. Però è vero anche che vi ho detto che nei video mi stavo allenando per la gara di Ottobiano, che fa parte del Carsport Circuit. Avevo deciso di fare una gara, in questo caso del Carsport Circuit, perché è quella più vicino, quella che ne fa di più qui nella mia zona, come wild card, quindi non partecipare a tutto il campionato, fare solamente una garetta così,
giusto per iniziare a prendere la mano con le competizioni sui go-kart, perché se io sapete che non ho mai realmente corso e quindi volevo abituarmi, diciamo, a prendere schiaffi prima in pista e poi andarli a prendere sulla strada. Fatto sta, a proposito di questa gara di Ottobiano, ragazzi, io vi devo dire che purtroppo, anzi non purtroppo, ho deciso che non prenderò parte alla gara. Uno, perché non ho ancora visto ad oggi che esce il video, non ho ancora finito di controllare come è messo il kart. Seconda motivazione è perché per una cosa o per l'altra non sono mai riuscito ad andare a girare sulla pista di Ottobiano e andare a fare una gara settimana prossima spendendo una buona quantità di soldi per andare a competere su un circuito su cui non ho mai girato, non penso che sia una cosa ottimale, né per me né per il canale, perché comunque i fondi non sono illimitati e le spese vanno gestite nel modo corretto. Fermi raga, sono il Gabba montatore, sto montando il video che avete appena visto registrato. È arrivata una comunicazione che sposteranno molte gare anche del Carport Circuit. Vi lascio qui sotto il nuovo calendario. Ciao! Sicuramente vorrò partecipare a qualche garetta prima dell'inizio del campionato circuiti cittadini, che è a maggio, e vi terrò informati. Comunque sto guardandomi in giro e vediamo se troviamo qualcos'altro. Sempre riguardo alle gare, parteciperò sicuramente al Trofeo Mercadante, che è la stessa gara che avete visto nei primi video che ho fatto qui vicino a Moncalieri, perché reputo che sia una gara fantastica dove ci sono tante persone che vanno lì soprattutto per divertirsi e ne può uscire sicuramente anche qualche bella sfida. Del campionato circuiti cittadini, che vi metto qua, queste sono le date. Ecco, io dovrei farle tutte tranne Nicosia. Tra l'altro i 2 appuntamenti di Torino saranno una cosa pazzesca, sempre se si potranno fare. Si svolgeranno infatti alle Gru di Grugliasco, che è uno dei più grandi centri commerciali di Torino, nel parcheggio alla domenica, quindi c'era veramente tantissima gente, sarà interessantissimo da vedere, sono super emozionato. Ovviamente siete di Torino, ragazzi, fate un salto che ci salutiamo e dopo ci beviamo un paio di birre, si può, a fine gara. Ovviamente tutto dipende dalla situazione che stiamo vivendo in Italia, quindi ci sono tante incognite anche per me che non mi stanno facendo essere veramente sereno, perché voi sapete che io ho investito molto sia di tempo che di denaro che della mia vita, perché io prima facevo una cosa che non c'entrava assolutamente niente, per questo singolo anno, per creare questo progetto insieme a voi. E quindi un po' di ansia, perché se dovesse saltare il campionato, voi sapete che comunque il canale ne risentirebbe parecchio. Comunque siamo positivi, ci crediamo, andiamo avanti. Volevo anche accennare velocemente perché ho scelto di fare il campionato italiano a circuiti cittadini, forse non l'ho mai spiegato. Ecco, la verità è che in tutti gli altri campionati sono molto stretti con la regola del filmare, delle telecamere. C'è scritto, poi avendo anche parlato con l'organizzazione, che io in quelle gare lì non avrei potuto filmare né con la telecamera legata sul kart né con la telecamera legata sul casco. Allora, sul casco, anche se non condivido, posso capire, ci potrebbero essere dei problemi di sicurezza, bla bla bla. Il casco, una GoPro di plastica, in caso di urto la GoPro si spezza a metà, ve lo assicuro. La montatura di plastica è fatta anche apposta magari per rompersi, non si tratta di una montatura rigida che potrebbe andare a perforare il casco, come ad esempio magari è stato nel caso di Schumacher o comunque, vabbè. Perdita di pezzi, credo che su un kart tutto si possa rompere, tutto possa volare via. Vi assicuro che il metodo con cui io metto in sicurezza le mie telecamere è eccellente, quindi ho tutti gli adesivi originali, metto le fascette e il nastro, legami solidi, e oltre a quello, nel caso dovesse andare malissimo, ho il cavo di acciaio. Quindi se si dovesse staccare la telecamera, come è successo ad esempio a Nizza una volta, perché non avevo le fascette e avevo la montatura farlocca, la telecamera è rimasta attaccata al go-kart. Quindi è un peccato che non si possa filmare in molte gare, anche perché secondo me, ma non solo per i miei video, anche per magari piloti bravi, molto bravi, che competono in gare nazionali, sarebbe secondo me utile far vedere come loro vanno e dare visibilità a questo sport anche alla gente che magari non può permettersi. Cioè ragazzi, parliamoci chiaro, se uno vuole vedere la partita di calcio lo può fare da tutte le parti. Il problema è se uno vuole vedere una gara di kart anche a livello nazionale fa veramente fatica, perché non si può filmare. Secondo me bisognerebbe creare delle regole nuove
fatte bene a tavolino, tra esperti, tra piloti, gente che comunque vuole fare attività di media e capire quali sono le limitazioni sensate da imporre ai piloti. Comunque questo è un argomento troppo lungo, non mi voglio dilungare. Altra novità, ho introdotto, in realtà sto per introdurre una nuova serie sul canale che si chiama The Fastest YouTuber, questo è il logo fantastico, dove imprenditori digitali, influencer se vogliamo, e comunque persone comunque coinvolte nel mondo di YouTube, di Instagram e di tutte le piattaforme digitali si sfideranno in pista sul go-kart. Come si sfideranno in pista sul go-kart? Beh, se vi ricordate il vecchio format di Top Gear, dove c'era l'ospite che arrivava, salutava e poi faceva un po' di giri sulla macchina a basso prezzo, non mi ricordo come si chiama, credo fosse una Dacia, non sono sicuro. La stessa cosa avverrà per questi piloti youtuber. Sono in fase di organizzazione, sono riuscito già a trovare un po' di persone che vogliono partecipare, ovviamente non vi dico ancora i nomi. Come si svolgerà? Beh, l'ospite arriverà, farà una breve intervista dove racconterà un po' quello che vuole, le domande le possiamo anche magari fare scegliere a voi su Instagram. Ecco, bella cosa, le domande le sceglierete voi su Instagram in base all'ospite. Poi verrà microfonato, messo sul go-kart, un KF da competizione però, un kart serio. Gli faremo fare un paio di sessioni, vedremo cosa dirà nel casco, se farà solo mugugni o riuscirà a dire qualcosa di interessante, e poi farà 5 o 6, non lo so, giri lanciati. Il tempo migliore verrà messo su una lavagna e dopo tutti gli altri ospiti veramente dovranno cercare di battere il suo tempo. Ultimo argomento, poi giuro smetto di rompervi. Doveva già iniziare settimana scorsa. Mi piacerebbe molto iniziare una serie online di streaming su Formula 1 2019. In questa serie faremo tutta la carriera, tutto il primo anno di carriera, quindi faremo tutte le gare. Ogni gara si svolgerà live in streaming a ridosso della effettiva gara di campionato del 2020, quindi posterò qui il calendario di date a brevissimo. Faremo quindi prove libere, qualifiche, vabbè, ci divertiamo alla fine, niente di super competitivo. La gara durerà penso o il 75 o il 100% del tempo, quindi ci sarà anche da annoiarsi come nella Formula 1 vera, tanto probabilmente la macchina la schianterò dopo i 3 giri, quindi la live sarà brevissima. La facciamo qui su YouTube, se non potete vederla la potete trovare sulla mia pagina Patreon, la ricaricherò lì. Come sapete, Patreon è una piattaforma dove i creatori di contenuti come me possono ricevere, diciamo, un aiuto, un supporto, un investimento dai fan o dalle persone che reputano interessante un progetto. Vi lascio il link qui sotto in descrizione o comunque nelle schede. Lì caricherò tutte le live. Ci saranno tanti pacchetti, tra i quali anche la possibilità di fare un gruppo WhatsApp insieme, che mi piacerebbe tanto fare, e andate a darci un occhio, poi se potete bene, se non potete fa niente. Detto questo, ragazzi, se siete arrivati fino a questo punto siete dei grandi, perché questo video è un po' palloso ed è per voi che siete veramente interessati al canale, e quindi vi ringrazio. Se non l'avete fatto lasciate like, sicuramente l'avrete fatto per siete arrivati fino qua. Iscrivetevi, sicuramente sarete già iscritti, quindi non ha più senso dirvelo. Noi ci vediamo a brevissimo con un'altra puntata. Settimana prossima ne usciranno 2 molto interessanti, ve lo prometto. Uno su un argomento che mi avete chiesto da tantissimo tempo, che mi state chiedendo in tantissimi, e l'altra sarà la puntata di Race Now. Quindi ci vediamo a brevissimo. Ragazzi, buon weekend, buona domenica. Vi tengo aggiornati sempre su tutto, ragazzi. Grazie. Ciao. Scusate, dimenticavo. Allora, volevo fare una cosa che non ho fatto in altri video perché non c'entrava molto, ma se siete appassionati di kart, ho avuto la fortuna di conoscere veramente un ragazzo con le palle, appassionato anche lui di kart come noi, che però purtroppo a seguito di un incidente stradale è stato costretto alla sedia a rotelle. Però non si è mai abbattuto, ha voluto mandare un gran vaffanculo alla vita, sottolineando il fatto che lui in kart ci sarebbe andato comunque. Sto parlando di Nico Tremolada, probabilmente lo conoscete già. Questo ragazzo ha deciso di mettere in piedi un progetto veramente interessante per permettere a tutti i ragazzi disabili di avvicinarsi al mondo del karting. Vi lascio qui sotto la sua pagina Instagram e la pagina Facebook del suo progetto. Ecco, io non so se lui vende ancora, tutto per beneficenza, questi braccialettini, crederci sempre, arrendersi mai, come non essere più d'accordo. Se lo fa, provate, è per una buona causa, ci tenevo veramente a farvelo conoscere, quindi andate subito a seguirlo su Instagram perché fa delle cose pazzesche. Se avete modo di dare una mano anche a lui nel suo progetto,
sarebbe una cosa veramente spaziale per il mondo del karting. Quindi niente, detto questo, vi risaluto. Tanto mi sarò dimenticato qualcos'altro, ma lo vedrete, sapete dove? Su Instagram, andate a iscrivervi. Ciao!